Quanti di voi usano Instagram per lavorare e vorrebbero sapere come usare Instagram da PC? Bene, se la tua risposta è sì, rimani fino alla fine di questo video perché ti farò vedere tutto quello che puoi fare da PC e come sfrutto io al meglio Instagram direttamente dal mio laptop. Quindi se vuoi sapere come farlo, ripeto, rimani fino alla fine. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. Allora, come prima cosa, questo è il mio PC, quindi entriamo subito nel vivo del video. Vedete già il mio PC proiettato e ora vi spiego step by step quelle che sono le varie funzioni che potete utilizzare e che io personalmente trovo veramente molto utili. Allora, primo consiglio che vi voglio dare: non scaricate Instagram come applicazione, perché almeno nel Mac è possibile farlo, quindi scaricarlo come app, ma non scaricatelo proprio, andate direttamente sulla web app. Semplicemente vi basterà digitare instagram.com. Una volta che avrete cliccato, la prima volta ovviamente vi chiederà l'accesso, ma tranquilli, è sicuro, è proprio, c'è l'applicazione, è il sito ufficiale di Instagram, quindi vi chiederà la password e il codice di sicurezza se avete attivato l'autenticazione a due fattori, cosa che vi consiglio fortemente, e dopodiché sarete dentro la vostra pagina. Una volta fatto questo, quindi vediamo un po' come è strutturato. Vedete che è molto simile in realtà alla nostra pagina Instagram, quindi qui se ci clicchiamo saremo indirizzati al nostro feed, quindi dove potremo vedere le persone che seguiamo. Classico, non abbiamo la possibilità di scegliere vari feed, ma ci sta. Qui abbiamo la sezione cerca, quindi possiamo fare una ricerca come se fossimo in Esplora. Poi abbiamo la freccettina dove noi possiamo andare direttamente nella sezione chat, quindi qui ci sono tutti i nostri direct message. La sezione esplora, che è uguale a quella del nostro smartphone. La sezione notifiche, e poi cliccando nell'icona del nostro profilo possiamo cliccare o sul profilo e andiamo sul nostro profilo, o elementi salvati, o impostazioni, oppure cambia account, oppure possiamo addirittura uscire. Quindi questa è un po' una panoramica generale di quello che possiamo fare. La cosa super interessante che è stata introdotta da pochissimo in realtà è la possibilità di caricare dei contenuti direttamente da qui. Come facciamo? Dobbiamo cliccare sul più, seleziona dal computer e andiamo a caricare i nostri contenuti. Quindi ad esempio io voglio caricare questo video. Tra l'altro potete anche cliccare qui e creare un post carosello, quindi cliccando qui vedete che possiamo aggiungere altre immagini. Se vogliamo creare un post carosello, tipo adesso aggiungo anche questa immagine e automaticamente si trasformerà in un carosello. Quando siamo a posto, quindi abbiamo tutto quello che vogliamo, andiamo avanti e andiamo a inserire la nostra didascalia. Quindi come sempre noi andiamo a scrivere qui, scrivi qui la tua didascalia, e poi andremo a inserire i nostri hashtag e possiamo aggiungere ovviamente anche delle emoji. Vedete che è molto simile alla versione mobile. Possiamo aggiungere un logo, per esempio, vediamo, ok. Accessibilità. Allora, questo è il testo alternativo che io vi consiglio di inserire quando andate a pubblicare automaticamente le vostre foto. Non è obbligatorio, ma è praticamente, che cos'è? Una descrizione del contenuto che stiamo andando a pubblicare, e questo può aiutare l'algoritmo a comprendere che cosa stiamo pubblicando, quindi che contenuto è, per poterlo poi mostrare a tutte le persone che sono realmente interessate a quel contenuto. Quindi se abbiamo il tempo di farlo va benissimo, altrimenti vi voglio rassicurare, perché comunque già nel momento in cui noi scriviamo una didascalia inerente al contenuto, cosa che vi consiglio di fare, e mettiamo i giusti hashtag, quindi sempre di riferimento e sempre allineati con quello che è il contenuto stesso, già da lì Instagram va a settare le persone su cui mostrare il nostro contenuto. Quindi questa è proprio una cosa aggiuntiva che sappiamo che esiste e possiamo utilizzare, e ovviamente lo troviamo anche nella pubblicazione da smartphone. Impostazioni avanzate, possiamo disattivare i commenti volendo. Io personalmente non lo trovo utile, però è una cosa che alcune persone magari fanno per evitare di ricevere magari commenti scomodi, però sappiamo che c'è questa opzione. Possiamo taggare anche delle persone e una volta che abbiamo terminato ci basterà cliccare su condividi. Da qui non è possibile programmare i post, non è assolutamente possibile programmare i nostri contenuti. Per fare questo ci sono tanti strumenti che si possono utilizzare e che ci permettono invece di programmare i nostri contenuti, quindi non dobbiamo pubblicarli sul momento. Ci sono tante applicazioni, Later, Planoly, Preview, quindi potete scegliere e testare quella che preferite. Se volete, dopo potete andare a vedere questo video qua dove vi spiego
spiego esattamente quali sono gli strumenti che potete utilizzare e vi faccio proprio vedere step by step come funzionano, in modo che poi possiate scegliere quello che preferite. Io personalmente utilizzo Planoly, che è quello che insegna a utilizzare step by step all'interno della mia Instagram Pills Academy, e che ovviamente è sempre quello che consiglio di utilizzare, però ognuno ha quello che preferisce. Ora, prima di tornare sul mio PC e mostrarvi quello che ancora potete fare da Instagram laptop, vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, anzi dovete farlo, di iscrivervi al mio webinar gratuito L'età dell'oro di Instagram. Sono 90 minuti di formazione insieme a me, dove vi spiegherò step by step come creare da zero un profilo Instagram di successo e monetizzare la vostra passione. Quindi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, correte a iscrivervi. Ora, tornando sul nostro PC, vediamo che da qui possiamo comunque vedere guide, possiamo accedere alla sezione reel, possiamo guardare tutto quello che vogliamo, compresi gli elementi che abbiamo salvato, oppure possiamo anche creare una nuova raccolta di elementi e salvare i nostri contenuti. Infatti c'è possibile salvare i contenuti anche direttamente da qui e possiamo selezionare, vedete, la raccolta in cui andare a salvare il nostro contenuto, per cui utilissima questa cosa. Un'altra funzione che vi volevo mostrare, che però in realtà è esterna a Instagram e non c'entra con Instagram, è l'estensione con Not Just Analytics. Infatti dal nostro PC personalmente non possiamo guardare i nostri dati analitici, quindi non abbiamo accesso alle analitiche del nostro account, i cosiddetti insight. Quindi uno strumento molto valido che ci aiuta ad analizzare al meglio il nostro profilo è sicuramente Not Just Analytics. Quello che dovrete fare è andare su le estensioni di Google, quindi è una cosa che potete fare solo su Google Chrome, quindi Chrome Web Store, cercare Not Just Analytics e quello che vedete sarà aggiungi. Io adesso vedo rimuovi da Google Chrome perché ovviamente io ce l'ho già. Una volta che l'avrete semplicemente aggiunto, sarà già automaticamente attivo e quello che vedrete sul vostro account sarà questo bottone. Cliccando su analizza con Not Just Analytics avrete direttamente accesso alle analitiche dell'account che avete scelto di analizzare. Potete farlo sia con il vostro ma anche con quello dei vostri competitor, quindi altre persone che volete analizzare, perché come vedete, adesso ve ne faccio vedere un altro giusto per esempio, ok? A volte è un po' lento da caricare, però appare anche qui il bottone analizza con Not Just Analytics esattamente come appariva nel mio. Vedete che ci metto un pochino a caricarlo e cliccandoci, come vi dicevo, sarete direttamente indirizzati alle pagine dove trovate le analitiche del vostro account. Bene, per questo video su come usare Instagram dal PC è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto lasciando un commento. Noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Prima ti consiglio di guardare anche questo video qua, dove ti parlo delle migliori strategie per crescere su Instagram nel 2022. Noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Ciao!